Il giorno dopo Atalanta-Inter 2-3 si è chiusa questa prima parte della stagione, si lascia spazio al mondiale che inizia tra pochi giorni. Attorno intanto infiamma la polemica come al solito per le questioni arbitrali che fanno molto discutere, ma noi su Passione Inter preferiamo concentrarci sulle questioni di campo, preferiamo concentrarci sulla nostra Inter che aggancia la Lazio al quarto posto in classifica, si tiene in scia alla zona Champions nonostante i tanti problemi di questa prima parte di stagione e nel frattempo registriamo anche un certo fermento sotto tanti punti di vista. E allora, viste anche le parole importanti che sono arrivate da parte dell'amministratore delegato Marotta proprio in queste ore, dopo la partita contro l'Atalanta, viste anche alcune notizie, i temi di mercato che tornano a circolare in maniera sempre crescente e non solo, rieccoci con uno dei format più richiesti, più apprezzati sui nostri canali, ovvero andiamo a condensare in pochi minuti nell'episodio di oggi le notizie del momento in casa Inter con un rapido aggiornamento su quello che ci aspettiamo che possa avvenire e che avverrà in questi giorni e ovviamente con una piccola anticipazione anche di quello che potrete aspettarvi qui su Passione Inter. Vi darò anzi alcuni appuntamenti da segnare in agenda, alcuni approfondimenti che andremo a realizzare qui sui nostri canali perché non ci fermiamo assolutamente durante questa sosta per il mondiale, anzi fino a gennaio staremo insieme qui sui canali di Passione Inter con tanti contenuti speciali che non dovete perdervi. Per cui ben ritrovati, ben ritrovate amiche e amici interisti, amiche e amici passione interisti. Buon inizio di settimana a tutti voi. Non perdo tempo, vado subito in ordine con le notizie del momento. Parto ovviamente da un flash su Atalanta-Inter. Abbiamo già avuto modo di fare un approfondimento post partita che trovate sui nostri canali, ve li lascio ovviamente anche in descrizione. Nel corso della live delle 19:30 tornerà il nostro approfondimento con l'analisi tattica da non perdere. Oggi in questo spazio voglio condividere con voi quelli che sono secondo me i 5 spunti che ricaviamo da questa partita. Ne parliamo, ne abbiamo parlato anche sul nostro sito passioneinter.com e vado a condividervi quindi questo articolo, questo format che abbiamo lanciato sul nostro sito, dove abbiamo parlato di 5 cose che secondo me, secondo noi rimangono da questa partita. Intanto ne abbiamo già avuto modo di parlare in live del retroscena di Acerbi, Francesco Acerbi che nel pre-partita ha parlato ai microfoni di DAZN dicendo: "La mia sensazione è che si pensa magari di essere un po' più forti perché le occasioni invece le abbiamo sempre avute, le partite le avevamo quasi sempre in mano. Manca la forza mentale, è col coltello fra i denti che si vincono le partite." Un Acerbi che sostanzialmente aveva parlato, forse potremmo definirla anche una mancanza di umiltà che c'è stata da parte dell'Inter, soprattutto in alcune partite, abbiamo avuto modo di approfondirlo, il fatto che questa dichiarazione arrivi pubblicamente facendo uscire questa cosa dallo spogliatoio e che quindi conferma le tesi che abbiamo fatto da fuori, lascio a voi come interpretarla. Acerbi è sempre stato molto lucido fin da quando è arrivato qui all'Inter, quindi diciamo conferma quelli che erano un po' i nostri sospetti, diciamo che almeno aver riconosciuto quali sono stati i problemi che fanno parte soprattutto di una sfera mentale delle problematiche dell'Inter ad inizio stagione, è un primo passo per poterli risolvere. E collegato al tema mentale, il secondo punto è che l'Inter sembra aver ricominciato a reagire probabilmente. Abbiamo visto troppo spesso l'Inter perdere certezze, perdere un po' la bussola dopo aver subito gol, contro il Bologna prima, contro l'Atalanta poi, 2 vittorie che arrivano entrambe dopo aver subito il primo gol. L'Inter va in svantaggio, questa volta non si disunisce, anzi rimane sul pezzo, il mister rimane sul pezzo e andiamo a vincere 2 partite meritatamente. Chissà che anche questo non possa essere un segnale di una ritrovata mentalità e un buon segnale, ecco, per la seconda parte di stagione di aver trovato un correttivo ad uno dei problemi emersi nella prima parte di stagione. Bisognerà farlo poi anche per la questione difesa. Ancora una volta 2 gol subiti cominciano a diventare, erano già troppi, non è un problema che emerge oggi, ma ulteriormente lo ritroviamo all'interno di questa partita. Vi segnalo anche qui, non mi soffermo molto su questo discorso, pubblicheremo nelle prossime ore un approfondimento sui gol subiti, con un'analisi appunto dei gol subiti dall'Inter che andranno sicuramente rivisti. Ma mi interessava sottolineare poi anche la prestazione di Edin Dzeko, sul quale si è espresso anche Marotta sul tema del rinnovo. Diciamo un Dzeko così, nonostante l'età, in rosa va assolutamente confermato e se si potesse finalmente avere modo di
schierarlo non in tutte le partite per tutti i minuti, ma poter dosare un po' anche l'energia a disposizione del suo impatto, potrebbe diventare ancora più devastante secondo me, e l'Inter secondo me deve ambire ad avere un attacco in cui Dzeko è un attaccante in più, che ti può dare molto di più, perché avesse 4 o 5 anni meno probabilmente sarebbe titolare indiscusso, con questa età averlo magari non da titolarissimo è un lusso sicuramente. Chiudiamo poi con il quinto spunto, ovvero l'Inter vince finalmente uno scontro diretto contro un avversario che si trova più o meno nella stessa zona di classifica. Era la grande richiesta che avevamo fatto alla nostra Inter alla vigilia della gara. Finalmente questa vittoria è arrivata, un passo in avanti che ci permette di non perdere il treno per la Champions, ci permette di rimanere lì, perché come dicevamo anche prima, probabilmente è il Napoli, anzi sicuramente è il Napoli che sta facendo qualcosa di fuori dall'ordinario, altrimenti per il resto l'Inter si trova lì alla pari o quasi con tutte le altre. 5 sconfitte sono tante, è vero, ma in un campionato, intanto nell'era dei 3 punti, il pareggio è quasi come una sconfitta, quindi l'Inter, il fatto che abbia ottenuto 5 sconfitte è compensato dal non aver fatto nemmeno un pareggio e aver vinto 10 partite, così come il Milan, e soltanto il Napoli ne ha vinte di più. Quindi non è per forza detto che le sconfitte ti pongano fuori da un discorso per lo scudetto, ma del scudetto, ecco, dovremo parlarne eventualmente più avanti se il Napoli si fermerà. Al momento sembra difficile poter prevedere un crollo simile perché stanno veramente volando, ma per il resto l'Inter c'è e nonostante, ecco, le 5 sconfitte siamo lì. Questo è un segnale importante, considerando inoltre che, come sottolineava anche lo stesso Marotta, di cui parliamo tra pochissimo, l'Inter rispetto alle rivali ha anche giocato più partite fuori casa, e non è un fattore da sottovalutare considerando che l'Inter fuori casa ha avuto delle difficoltà in più, mentre in casa ha un cammino quasi perfetto. E è vero che pesano magari delle mancate vittorie, anzi delle sconfitte negli scontri diretti, però altre squadre hanno perso punti pesanti con le piccole, per cui è altrettanto da sottolineare secondo me come l'Inter invece per ora con le piccole non abbia fallito, e anche questo dal punto di vista della mentalità è sempre un discorso importante da sottolineare secondo me. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo format, di questo approfondimento con le 5 cose che abbiamo imparato dalla partita. Se vi piace lo trovate dopo ogni partita la mattina seguente sul nostro sito passioneinter.com. Arriviamo però alle parole di Beppe Marotta, è stato intervistato ai microfoni di Rai Radio 1, anche questa intervista la trovate sul nostro sito passioneinter.com, la linko e la mostro per chi ci segue da YouTube così può leggerla. È un'intervista, quella di Marotta, dove sono stati toccati tanti punti. Io vi riassumo quelli che per me sono gli argomenti principali, il resto lo potete trovare appunto sul sito. C'è molto ottimismo sulle questioni di campo, si è parlato di un handicap misterioso che secondo me fa un po' eco alle dichiarazioni di Acerbi. Viene ribadito ancora una volta la differenza tra rendimento in casa e in trasferta, e quindi chiede ad Inzaghi di applicare dei correttivi per la difesa, cosa che aveva già fatto anche in settimana, quindi Marotta la ribadisce. Il tema però interessante da sottolineare secondo me in questa sede, in questo format con le notizie principali del momento, è quello relativo ad Edin Dzeko. Abbiamo accennato anche noi nel discorso del rinnovo. Marotta a specifica domanda sulla richiesta se rischia Dzeko di finire come con Perisic, ovvero che non è arrivato il rinnovo e si è accordato con il Tottenham, Marotta dice: non credo, Dzeko ha dimostrato di voler restare con noi, merita il rinnovo, è un grande professionista attaccato alla maglia e come tanti vecchietti in giro ha il vizio del gol. Al momento opportuno avvieremo i contatti, il nostro desiderio è quello, anche se conta la volontà del giocatore. E quindi è stato molto chiaro Marotta sul tema del rinnovo di Dzeko. Inizieranno le discussioni, non è probabilmente questo il momento, visto che il rinnovo di Dzeko rientrerà anche in un discorso più ampio di strategie sul reparto offensivo, ma da parte dell'Inter c'è assoluta disponibilità. Sul futuro poi societario della proprietà, le dichiarazioni ormai sono un copia e incolla di altre fatte anche nel corso delle ultime settimane, così come su Lukaku sostanzialmente viene data la colpa degli infortuni, delle ricadute anche ai troppi impegni ravvicinati che in effetti stanno creando tanto i problemi a tutti e anche all'Inter. So che alcuni fanno finta di ignorarlo, ma le assenze anche per l'Inter sono state molto pesanti, causate anche da questo calendario anomalo. Sicuramente la cosa però che volevo
sottolinearvi, arrivando a parlare anche del mercato, di alcune notizie di mercato in vista di gennaio, riguarda le prospettive che l'amministratore delegato dell'Inter fa, parlando di le opportunità bisogna coglierle, dice Marotta, ma quando si parla di grandi club non penso ci siano opportunità che fanno al nostro caso. Questo in vista di gennaio. Bisogna comunque stare con gli occhi aperti, tuttavia penso che questo sia un gruppo competitivo per quelli che sono i nostri obiettivi. Quindi Marotta sembra di fatto un po' chiudere le prospettive di mercato per gennaio. Io faccio 2 considerazioni. La prima è che queste dichiarazioni mi riportano un po' alla mente alcune dichiarazioni che fece Ausilio qualche tempo fa, quando l'Inter non era così forte come oggi e parlava di un Inter difficilmente migliorabile e noi un po' tutti, ecco, sorridevamo. La seconda considerazione, che non ci siano grandi opportunità è vero, ma in parte, nel senso che se io vado a scorrere rapidamente la lista dei calciatori in scadenza di contratto nel 2023, molto banalmente, vedo che ci sono tantissimi profili che sono molto interessanti e che magari puoi prendere anche a dei prezzi di occasione nel mercato di gennaio, cercando di giocare un po' d'anticipo. Il problema, dal mio punto di vista, è che ci sono dei vincoli piuttosto chiari sugli investimenti dell'Inter, e ne parleremo anche qui in settimana con un approfondimento su un indizio che ho trovato nel bilancio dell'Inter, che secondo me va analizzato in maniera seria e lo faremo insieme. Detto questo, in questo momento il mercato dell'Inter ruota soprattutto attorno al rinnovo di Skriniar, per il quale si attende un nuovo contatto che dovrebbe esserci a giorni, con l'obiettivo di chiudere poi l'accordo entro Natale, e sembra filtrare chiaramente ottimismo. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana e ulteriori notizie in questo senso sono arrivate in queste ore. Molto dipenderà poi da cosa accade con Robin Gosens. I segnali ad ora fanno pensare ad un addio, visto anche che, come vi dicevo, l'Inter sta sondando veramente il terreno con tanti profili su quella corsia di sinistra. Mi fa pensare che si stia preparando il terreno per un addio di Gosens. In attacco, attenzione poi sempre a Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, anche lui in scadenza di contratto, non ha intenzione di rinnovare da quello che filtra. Già la scorsa settimana sono tornato a parlarvene sui nostri canali, vi lascio anche questo approfondimento su Thuram in descrizione da recuperare. Ora, dopo diversi media, diversi quotidiani e giornalisti, anche la Gazzetta dello Sport è tornata a parlarne in maniera piuttosto convinta, facendo pensare, o comunque scrivendo tra le righe, che l'Inter potrebbe pensare anche a qualche incastro per puntare ad un assalto già a gennaio. Scenario che personalmente vedo difficile e che secondo me rischia di complicarsi ulteriormente in queste settimane, perché proprio in queste ore Thuram è stato integrato dalla Francia nell'elenco dei convocati per il mondiale, è stato aggiunto come 26esimo calciatore. Quindi, visto quanto sta facendo bene in Germania, dovesse mettersi in mostra anche al mondiale, rischia concretamente di diventare irraggiungibile per l'Inter. Vediamo. Intanto, per ora sono 7 invece i giocatori di proprietà dell'Inter attualmente che sono stati convocati per il mondiale. Sul nostro sito anche qui c'è un articolo molto approfondito con tutte le date delle partite che vedranno i nostri calciatori protagonisti. Vi terremo aggiornati in tempo reale su come stanno andando, cosa fanno i nostri ragazzi al mondiale. Attendiamo novità su tutti, su Romelu Lukaku, che farà dei test, sta facendo dei test probabilmente già in queste ore, per capire se e quando sarà a disposizione del Belgio. Intanto anche per Dumfries, lieve distorsione al ginocchio proprio nella gara contro l'Atalanta, ulteriori test da fare anche per lui per capire appunto quando tornerà a disposizione dell'Olanda. Non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni, così come non sembrano esserci particolari preoccupazioni per Bastoni, che ha raggiunto Coverciano con l'Italia e fa esame appunto anche lui dopo un problema al ginocchio riportato sempre nella partita di Bergamo. D'Ambrosio e Darmian invece sono gli ultimi due calciatori acciaccati dell'Inter. Ovviamente puntano ad essere a disposizione del mister per il 4 gennaio e per la seconda parte di stagione, sperando di riavere la rosa al gran completo. Fatto il punto, però, con tutte le notizie del momento, vi ho anticipato anche alcuni degli approfondimenti e dei temi che arriveranno sui nostri canali in questi giorni. Dicevo, non ci fermiamo con il campionato, anzi stiamo lavorando veramente a tante cose. Vi annuncio quindi che giovedì saremo, oltre a questa chiamata del lunedì, come ogni lunedì alle 22 nel club di Passione Inter su Discord, oltre a tutte le dirette ogni giorno alle 19:30, più i contenuti che vi portiamo ogni giorno, giovedì 17 novembre alle ore 21:30 ci sarà una live esclusiva su YouTube con i nostri abbonati YouTube, quindi una serata speciale dalle 21:30 giovedì 17 novembre. Quindi se siete abbonati
al nostro canale YouTube, segnatevi in rosso questa data sulla vostra agenda e vi faremo sapere poi più dettagli. Sarà un evento molto interattivo, diciamo così. Se non siete abbonati potete farlo adesso ovviamente con il tasto abbonati. In vista del mondiale, poi già domenica seguiremo insieme nel club su Discord la prima partita tra Qatar ed Ecuador per entrare nel clima del mondiale che poi ci godremo insieme nella nostra community seguendo le partite più belle ed interessanti. Torneranno poi i nostri format con il quiz, l'interista misterioso e commenti invecchiati male per dare sempre più spazio anche alla community, per cui io vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi ai nostri canali, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Ci rivediamo e ci riascoltiamo in diretta dalle 19:30 con l'analisi approfondita di Atalanta-Inter e non soltanto, ovviamente spazio alle vostre domande e alle vostre curiosità. In descrizione, come vi dicevo, ci sono tanti contenuti da recuperare, tanti approfondimenti oggi da non perdere e vi lascio, per chi ci segue da YouTube, con un video su Marcus Thuram, appunto, assolutamente da recuperare. Vi basta cliccare proprio qui.